Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo progetto che avete visto anche in anteprima, modello super richiesto sui social e super replicato che ho realizzato con la raffia di 3 sfere, di cui trovate il link nel box informazioni qui in basso. È molto semplice da realizzare, velocissima e facilissima, progetto replicabile anche da chi ha le prime armi e si sta avvicinando ora al mondo dell'uncinetto, quindi non mi perdo troppo in chiacchiere perché comunque di per sé il progetto lo conoscete, magari vi do qualche consiglio che comunque sicuramente ritroverete anche a fine video. Questa borsa nasce così, senza fodera, da passeggio, da spiaggia, ma ovviamente potete tranquillamente foderarla. Idem anche per la chiusura, io l'ho lasciata così come in realtà è, ma comunque non mi perdo in chiacchiere perché vi ho già dato qualche consiglio durante il tutorial, quindi vediamo subito cosa ci occorre per realizzare questa borsa. Avremo bisogno di una rocca da 265 metri di raffia naturale. Il colore che ho scelto io è il colore amaranto, uncinetto numero 6, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per realizzare entrambi i pannelli della borsa andremo ad avviare 32 catenelle. Lavorate le 32 catenelle e torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo una maglia bassa per ogni catenella. Ok, a questo punto iniziamo la lavorazione a punto rete, quindi voltiamo il lavoro, alziamo il lavoro lavorando una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa. Quindi questa sostituisce la prima maglia alta, in alternativa potete lavorare anche le 3 catenelle. A questo punto aggiungiamo una catenella di separazione. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta. In questo modo facciamo di nuovo una catenella, quindi la lavorazione si sviluppa con maglie alte e catenelle. Saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta. Quindi questo è il procedimento che dovremo ripetere per tutta la riga e anche per le righe successive, perché è tutta la stessa lavorazione formata da maglie alte e catenelle. Catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta. E procederemo in questo modo per tutta la riga. Ok, a questo punto dovremo andare a lavorare la seconda riga di punto rete, che sarà quella che andrà ripetuta per tutta la lavorazione del pannello.
Ovviamente per quanto riguarda questo pannello, che è quello retro, sarà tutto lavorato a punto rete, mentre quello frontale avrà un pezzo di punto rete, poi ci sarà il motivo centrale a triangolo e poi procederemo lavorando a punto rete, ma quello lo vediamo successivamente. Però comunque la lavorazione è questa. Voltiamo il lavoro, alziamo sempre il lavoro con le 2 maglie basse, catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta successiva sottostante. Quindi andremo a lavorare i punti come si presentano: catenella, maglia alta su maglia alta successiva sottostante. È una lavorazione veramente molto semplice e si creerà tutta questa trama a rete. Quindi ripeteremo questa riga per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri per quanto riguarda il pannello retro, mentre per il pannello frontale molto probabilmente vi metterò le stesse clip ma con il numero di righe diverso, ovvero quello che corrisponde a quel pannello. Quindi raggiungiamo tutte le misure e poi vediamo come procedere. Lavorate le 13 righe a maglia alta, 14 se comprendiamo anche la prima riga di maglia bassa, abbiamo raggiunto 34 centimetri. A questo punto non ci resta che rifinire tutto il pannello a maglia bassa, quindi procederemo voltando il lavoro e andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante. Quindi qui abbiamo la maglia alta e ho lavorato la maglia bassa. Qui ho la catenella, entro all'interno della catenella e lavoriamo una maglia bassa. Quindi questo procedimento lo facciamo per ogni punto fino ad arrivare all'angolo. Ok, mi ritrovo nell'angolo, ho appena lavorato la catenella. Qui abbiamo le 2 maglie basse che abbiamo utilizzato per alzare il lavoro. Vado a puntare l'uncinetto nella seconda, quindi in quella sopra, in questo modo lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi il classico aumento che facciamo in ogni angolo per quanto riguarda le lavorazioni rettangolari, quadrate. Poi procedo semplicemente lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho sottostante,
calcolando che in ogni angolo dobbiamo lavorare sempre questo aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Quindi ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto. Vi consiglio ovviamente di entrare nelle asole e non lavorare in questo modo, così da ottenere una lavorazione un po' più pulita e perfetta. Continuiamo quindi in questo modo fino ad arrivare al prossimo angolo dove andremo a fare l'altro aumento. Ok, a questo punto qui abbiamo la catenella d'angolo, puntiamo l'uncinetto all'interno e lavoriamo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Poi procediamo, qui abbiamo tutte maglie basse, cioè abbiamo le catenelle di base, quindi per ogni catenella lavoreremo una maglia bassa, poi arriveremo all'ultima dove ripeteremo l'aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, tutte nello stesso punto, e poi come abbiamo fatto per questo lato andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a terminare il giro. Quindi in questo punto poi andremo a lavorare una maglia bassa e non faremo la catenella perché sarà sostituita dall'asola di chiusura. Quindi a questo punto procediamo nello stesso modo, lavorando quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante, e ci rivediamo direttamente al termine del giro. Ok, qui abbiamo l'ultimo punto, lavoriamo l'ultima maglia bassa e come abbiamo detto la catenella non la facciamo perché sarà sostituita dall'asola di chiusura, quindi a questo punto possiamo tagliare il filo e andare a creare appunto l'asola di chiusura. Quindi questo sarà il risultato del pannello una volta terminato. Adesso dobbiamo andare a realizzare il pannello con il motivo centrale. Quindi i passaggi iniziali saranno gli stessi fino a un certo numero di righe, poi dovremo iniziare la lavorazione appunto del motivo. Poi una volta lavorato il motivo procederemo lavorando un tot di righe tutte in questo modo fino a terminare il pannello e poi dovremo andare a rifinire il pannello come abbiamo fatto per questo. Quindi il procedimento resta lo stesso, cambierà solo la parte diciamo alta del pannello per realizzare il motivo. Una volta lavorate le 6 righe a punto rete, 7 righe se comprendiamo anche la riga a maglia bassa, e aver raggiunto 16 cm di altezza, a questo punto iniziamo la lavorazione del motivo a triangolo. Quindi voltiamo il lavoro e andremo innanzitutto ad applicare un marcapunti nel quadrato centrale. Quindi io ho 15 spazi, vado ad applicare quindi nell'ottavo spazio il marcapunti 1 2 3 4 5 6 7 8, quindi questo è lo spazio centrale. Ho poi 7 spazi anche dall'altro lato, tutto ok. A questo punto noi abbiamo messo il marcapunti nel punto centrale perché dobbiamo iniziare a lavorare anche questa zona e vediamo subito il perché. Fino al marcapunti
noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato finora. Alzo il lavoro con le 2 maglie basse come abbiamo fatto appunto finora, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta, una catenella e così via. Allora, ho 7 maglie alte, qui ho il marcapunti nell'8° spazio, qui ho il 7° spazio che non vado a lavorare, quindi ora cosa faccio? Faccio la catenella, non lavorerò questa maglia alta, ma lavorerò direttamente all'interno dello spazio. Fate attenzione che sia lo spazio centrale, quindi tolgo il marcapunti e vado a lavorare direttamente all'interno di questo spazio 3 maglie alte, una, 2 e 3. A questo punto faccio una catenella, salto questa maglia alta e vado direttamente nella successiva. Dopodiché riprendo semplicemente la lavorazione a punto rete. Terminata questa prima riga, adesso andiamo a posizionare 2 marker, uno prima delle 3 maglie alte e uno dopo le 3 maglie alte. Quindi questi punti, questi spazi più che altro che andiamo a marcare sono quelli che poi andranno lavorati a maglia alta, ovvero all'interno andranno lavorati i gruppi da 3 maglie alte. Quindi fino al marker la lavorazione resta a punto rete, quindi maglia alta, catenella, maglia alta ovviamente sopra la maglia alta sottostante. Quindi volto il lavoro, alzo il lavoro con le 2 maglie basse come abbiamo fatto finora. Catenella e maglia alta fino ai marcapunti. Mi ritrovo in questo punto, quindi ho lavorato la maglia alta, qui ho l'ultimo spazio che devo saltare e devo andare a lavorare direttamente dove ho il marcapunti, ovvero prima del gruppo di 3 maglie alte. Quindi faccio la catenella, salto questa maglia alta, vado a lavorare 3 maglie alte direttamente nello spazio successivo, quindi saltiamo questo e andiamo nel successivo. Una, 2 e 3.
Qui abbiamo le 3 maglie alte, quindi lavoriamo una maglia alta in ogni punto che abbiamo sottostante. In questo modo. Poi ovviamente andremo a lavorare il gruppo di 3 maglie alte anche in questo spazio. Una, due e tre. Quindi ora faccio una catenella e si procede a punto rete fino al termine della riga. Cerco di mostrarvi solo questo passaggio perché tanto comunque il resto della lavorazione già la sappiamo, per non allungare troppo il video. Quindi si procede, ovviamente si salta questa maglia e si va direttamente nella successiva. Terminata anche questa riga, andiamo ora a posizionare i marcapunti sempre prima e dopo del motivo a triangolo. Quindi uno lo mettiamo qui e uno lo mettiamo alla fine, che ovviamente voltando il lavoro saranno inizio e fine riga. E ricordiamoci sempre che questi marcapunti segnalano gli spazi dove dobbiamo andare a lavorare il modulo da 3 maglie alte. Quindi voltiamo il lavoro e come abbiamo fatto finora lavoriamo il punto rete fino a questo punto. Quindi ci ritroveremo esattamente con 4 spazi, poi se ne creerà un quinto. Ok, faccio la catenella e vado a lavorare direttamente all'interno di questo spazio. Quindi saltiamo questo, andiamo in questo, lavoriamo 3 maglie alte al suo interno, una, due e 3. Per ogni maglia alta sottostante andiamo a lavorare una maglia alta. Ok, qui abbiamo l'altro spazio con il marcapunti, al suo interno andiamo a lavorarci le 3 maglie alte, una, due e 3. Facciamo una catenella e terminiamo la riga a punto rete, quindi come abbiamo fatto finora, saltando ovviamente questa maglia alta, passando direttamente alla successiva.
Terminata anche questa riga, posizioniamo sempre il marker prima e dopo il motivo a triangolo e questo procedimento lo ripeteremo per altre 2 righe, quindi dovremo andare a lavorare altre 2 righe facendo questo procedimento. Quindi voltiamo il lavoro, lavoriamo il punto rete fino ad arrivare al marcapunti. A questo punto faccio sempre la catenella prima di lavorare i moduli da 3 maglie alte, togliamo il marcapunti, saltiamo sempre questa maglia alta che precede lo spazio in cui dobbiamo andare a lavorare le 3 maglie alte e all'interno dello spazio lavoriamo 3 maglie alte, una, 2 e 3, una maglia alta per ogni maglia alta sottostante, e nello spazio dove abbiamo il marcapunti andiamo a lavorare 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Procediamo poi lavorando a punto rete fino a terminare la riga. Saltiamo sempre la maglia alta successiva alle 3 maglie alte, ovviamente. Terminata anche questa riga, dovremo lavorare l'ultima riga per quanto riguarda la creazione del motivo centrale. Quindi vado a posizionare il marker sempre prima e dopo, cioè nello spazio prima e dopo, volto il lavoro e procedo lavorando a punto rete fino allo spazio marcato. Ok, a questo punto faccio una catenella e vado a lavorare le 3 maglie alte all'interno dello spazio, quindi salto sempre la maglia alta sottostante, vado direttamente nello spazio e lavoro 3 maglie alte, una, 2 e 3, una maglia alta per ogni maglia alta sottostante,
Ok, poi abbiamo lo spazio, andiamo a lavorare al suo interno 3 maglie alte, una, 2 e 3. Terminiamo a punto rete. Bene, terminata questa riga, a questo punto ci restano da lavorare 2 righe per ultimare il pannello e le andremo a lavorare a punto rete, quindi il motivo a triangolo lo stoppo qui. Quindi a questo punto riprendiamo la lavorazione a punto rete. È molto semplice. Innanzitutto lavoriamo questi punti che già sappiamo come sono suddivisi. Iniziamo sempre il lavoro con le 2 maglie basse o, se preferite, le 3 catenelle, e lavoriamo la lavorazione come si presenta. Qui vado a lavorare la maglia alta sulla prima maglia alta che ho. Qui ci sono le 3 maglie alte, vado a lavorare la maglia alta sulla prima, poi qui ovviamente abbiamo tutte maglie alte, però dobbiamo riottenere i 15 spazi iniziali. Io ho fatto un calcolo più o meno e ora abbiamo lavorato la maglia alta, andremo a saltare 2 punti, facciamo sempre la catenella tra una maglia alta e l'altra, saltiamo 2 punti, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia alta. Lavoriamo una catenella, saltiamo di nuovo 2 punti, andiamo nel successivo, quindi 1, 2, nel successivo, e lavoriamo una maglia alta. E così via per tutta la lavorazione che abbiamo qui. Su tutto il triangolo noi andremo a saltare 2 punti e lavoreremo la maglia alta nel punto successivo. Qui vado a lavorare, non ho 2 punti, ma vado a lavorare comunque sull'ultima maglia alta delle 3, che corrisponde esattamente poi alla maglia alta di questo spazio. Poi seguo la lavorazione sottostante. Terminata questa riga abbiamo riottenuto gli spazi di base, quindi andiamo a lavorare un'ultima riga a punto rete seguendo la lavorazione sottostante. E lavorata anche l'ultima riga, ne abbiamo 13 in totale a punto rete, 14 se contiamo anche la riga a maglia bassa. A questo punto non ci resta che rifinire tutto il pannello come abbiamo fatto anche per l'altro, quindi una maglia bassa per ogni punto sottostante
per tutto il bordo. Quindi ve lo faccio rivedere molto velocemente fino all'angolo, però comunque l'abbiamo già visto per l'altro pannello, il procedimento è lo stesso. Quindi ho voltato il lavoro, vado a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante, catenella compresa. E in ogni angolo andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Poi si procede semplicemente lavorando una maglia bassa per ogni punto, come abbiamo fatto appunto per l'altro pannello. Anche qua, come abbiamo fatto per l'altro pannello, tagliamo il filo, non facciamo l'ultima catenella ma sarà sostituita dall'asola di chiusura. Per realizzare il giro borsa avvieremo 7 catenelle, una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e torneremo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Ok, avremo di base 6 punti che ci porteremo avanti per tutto il giro borsa, quindi a questo punto si procede lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa, quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Bene, una volta lavorate le 97 righe ho raggiunto 95 cm di lunghezza, ho tagliato il filo, lo vado a bloccare tra le asole . Andiamo quindi a cucire il giroborsa al pannello con ago tirafettuccia e la raffia. Blocco il filo all'interno . Lo faccio uscire dalla maglia d'angolo . Faccio combaciare le due maglie d'angolo sia del giroborsa che del pannello e vado a cucire prendendo solo la metà catenella esterna del pannello, mentre del giroborsa possiamo prendere tranquillamente tutta la maglia. Faccio una doppia passata per quanto riguarda il primo punto .
poi procedo. Del pannello prenderò solo la metà catenella esterna, non tutta la catenella. Una volta terminata la cucitura del giroborsa andiamo semplicemente a bloccare il filo all'interno, ricordandoci di fare la doppia passata sempre nell'ultimo punto come nel primo, e andiamo a cucire l'altro pannello nello stesso modo. Una volta assemblata tutta la borsa, a questo punto io vado a fare un ulteriore giro di rifinitura per quanto riguarda il bordo. Quindi cappietto iniziale, ci agganciamo sul bordo, su uno dei punti del bordo, e andremo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Terminato il giro andremo a chiudere con asola di chiusura. A questo punto ci occupiamo dei manici. Io uno l'ho già lavorato, mi sono portata un po' avanti e l'ho lavorato tutto a maglia bassa. Non l'ho fatto tanto lungo perché non so se mi basta tutta la rafia che ho a disposizione, però ovviamente voi saprete già il quantitativo preciso che serve per realizzare questa borsa, quindi non avrete assolutamente problemi. Quindi il manico che io ho realizzato misura 56 cm. Questo è quello che mi rimane della rocchetta di raffia. Sicuramente mi sarebbe bastato per farlo anche più lungo, però onde evitare imprevisti mi sono tenuta più corta. Ovviamente se voi volete potete farlo anche più lungo il manico. Quindi semplicemente si vanno ad avviare 4 catenelle si torna indietro lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, partendo ovviamente dalla seconda catenella dall'uncinetto. Quindi avremo 3 punti di base. E si prosegue lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino appunto a raggiungere i centimetri indicati, che nel mio caso sono 56, ma se preferite potete farlo anche più lungo.
Bene, ho lavorato appunto entrambi i manici, una volta terminata la lavorazione delle righe ovviamente si va a tagliare il filo e si va a bloccare per bene tra le maglie. Questo è quello che mi avanza della rafia, quindi volendo potete farli tranquillamente più lunghi. Ovviamente ci occorrerà adesso per andare a rifinire ulteriormente il bordo della borsa e agganciare i manici, perché lo farò tutto a maglia bassissima. Quindi ci prendiamo uno dei due manici e per cucire la borsa partiremo ovviamente dalla parte frontale, perché ci riusciamo a regolare meglio per quanto riguarda il posizionamento. Senza fare grandissimi calcoli ci andiamo a regolare con le maglie che abbiamo qui. Io andrò a cucire in questo modo, regolandomi con le maglie del triangolo. Quindi dove finiscono io vado a posizionare il manico, stessa cosa farò per l'altra estremità, quindi andrò a posizionarla esattamente dove ho l'ultimo motivo del triangolo. Per essere più precisa, per darvi ulteriori indicazioni, vi do anche la misura in centimetri dal bordo, cioè dal lato fino all'inizio, diciamo, cucitura sono 4 centimetri. Stessa cosa sarà da questo lato. Quindi cosa facciamo? Molto semplicemente ci prendiamo il filo, il cappietto iniziale, puntiamo l'uncinetto in uno dei punti sul bordo, prendendo tutta la catenella, quindi non andremo a lavorare maglia bassa in costa retro, ma prendiamo tutta la catenella, punto l'uncinetto qui, va bene un punto qualsiasi, mi aggancio sull'angolo, prendo il cappietto, lo porto fuori e procedo lavorando a maglia bassissima fino al punto dove devo andare a cucire il manico. Quindi più o meno dovrebbe essere qui. Poi posiziono il manico facendo capitare la prima riga al di sotto delle maglie basse, punto l'uncinetto nella maglia successiva sul bordo della borsa, l'uncinetto ovviamente anche nel primo punto del manico, prendo il filo e blocco tutto con una maglia bassissima. Dovrò fare lo stesso anche per gli altri punti, quindi punto l'uncinetto nel punto successivo della borsa, punto successivo del manico, prendo il filo e blocco tutto con maglia bassissima. Punto successivo, ultimo punto del manico, prendo il filo e blocco tutto con maglia bassissima in questo modo. Ora procedo lavorando a maglia bassissima fino ad arrivare al prossimo punto dove devo andare a cucire l'altra estremità del manico. Ok, a questo punto devo andare a cucire l'altra estremità. Assicuriamoci di mettere dritto sul dritto il manico, punto l'uncinetto nel punto successivo, entro nel primo punto del manico, blocco con maglia bassissima, farò lo stesso anche per i due punti successivi. Poi procedo lavorando a maglia bassissima fino
ad arrivare sull'altro lato, dove devo andare a ripetere lo stesso procedimento per cucire l'altro manico. Ovviamente per cucire l'altro manico possiamo tranquillamente regolarci con la parte in avanti. Quindi vi lascio continuare da sole e ci vediamo al termine del giro. Terminato il giro e cuciti entrambi i manici, a questo punto si taglia il filo, si chiude con asola di chiusura ed avremo ufficialmente terminato la nostra borsa. Ed eccola qui una volta terminata, non sta nemmeno nell'inquadratura perché è venuta una borsa abbastanza grande. Alla fine questo è quello che mi resta di una sola rocchetta di raffia, quindi volendo potete fare dei manici più lunghi, cosa che io non ho fatto perché pensavo non mi bastasse la raffia, però comunque voi che state guardando il tutorial potete farli più lunghi. Se vi piacciono le borse più piccole potete farla più piccola tranquillamente. Questa borsa ovviamente nasce per restare così senza fodera, ma se voi preferite la borsa con fodera potete farlo sia una volta terminato l'assemblaggio, quindi creando una fodera a sacchetto, oppure prima di assemblare tutti i pannelli, foderando pannello per pannello, quello sta a voi. In alternativa potete applicare anche una chiusura a calamita se preferite, potete farlo sia con la fodera che senza, perché comunque qui, come potete vedere, si è creato un po' di margine con le maglie basse, quindi potete tranquillamente applicare una chiusura magnetica. Se utilizzate 2 rocchette di raffia potete realizzare un giro borsa più ampio. Insomma, è un progetto completamente personalizzabile secondo i vostri gusti. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial attivando le notifiche cliccando sulla campanella. La raffia utilizzata per questo progetto potete acquistarla sul sito tresfereshop.com che trovate nella descrizione in basso al video. E a questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!